Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Toro, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2024. Ok, abbiamo la carta della forza, amici del Toro. Quando c'è la carta della forza si parla di coraggio, si parla di andare avanti in qualche tipo di decisione. È una carta di forte apertura verso il mondo esterno, verso il nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica che parla di chakra. Comunque aprite la tendina della descrizione e troverete diversi link che potrebbero interessarvi. Bene, andiamo a vedere l'energia per la stagione. Partiamo con un diavolo. 10 di bastoni, fante di coppe, la temperanza, la forza e la giustizia. Non male direi, perché si parte da un diavolo e si finisce con la giustizia. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, vi darò come dei messaggi spot per quello che riguarda, diciamo, le energie disponibili della stagione, dopodiché andremo a vedere tutte le casistiche, amore, lavoro, economia e via dicendo, ok? Allora, partiamo da questo diavolo. È come se si partisse da un periodo un po' costretto, un po'. Il diavolo in sé parla di schiavitù, di tentazioni, se vedo anche quell'asso, datemi un'altra carta per il diavolo, se vedo anche quell'asso. Mm. Allora, per qualcuno riguarda una situazione familiare, questo diavolo. Può essere una situazione magari dove c'è tanto da fare, dove ci sono parecchi condizionamenti perché la famiglia è grande, ci sono tante cose a cui pensare. Diciamo che l'asso di bastoni mi risuona parecchio con la forza, che tra l'altro avete anche ripetuta qui, come se ci fosse la necessità di andare avanti, di prendere coraggio, di fare qualcosa. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 10 di bastoni, essendo un 10, è una carta che indica la chiusura di qualche ciclo, il lasciarsi indietro certi pesi, certe responsabilità, certi risultati, certi obiettivi anche magari per qualcuno. E considerato che abbiamo un 3 di coppe al contrario, si può proprio trattare di certe persone anche, come se ci fosse una sorta di, è uscito anche un 6 di bastoni, una sorta di decisione a lasciarsi indietro o un qualche tema, potrebbe essere inerente alla famiglia o a un gruppo. Io il 10 di pentacoli l'ho tradotto come famiglia, ma tenete presente che parla di gruppo allargato, quindi potrebbe anche essere una questione lavorativa, per esempio, ok? Che vi soffoca un pochettino in quest'autunno. Anzi, diciamo che io il diavolo lo sento già da prima, anche dall'estate, secondo me. Andiamo a vedere il fante di coppe.
Ecco, abbiamo un 6 di spade e un carro. Allora, devo dirvi che qua vedo come una sorta di chiusura, di taglio, per avviarsi verso quello che è un riconoscimento, un successo. Vi dico che potrebbe arrivare una proposta che vi potrebbe portare a spostarvi. Ora, dipende quale sia la situazione personale di ognuno, potrebbe essere un trasferimento a livello lavorativo, potrebbe essere un trasferimento a livello di residenza, potrebbe anche semplicemente essere un'offerta di farsi un viaggio, considerato che abbiamo il carro. Anche se poi guardo il 6 di spade, secondo me questo spostamento è definitivo, non è un vado e rientro. Adesso lasciamolo lì, andiamo avanti, vediamo la temperanza. Mm. Ruota della fortuna, 8 di coppe, un'altra carta di allontanamento. E abbiamo un cavaliere di bastoni. Mm. Allora, qui c'è come un riequilibrio e vi dico così perché abbiamo sia la temperanza che la giustizia. Tra l'altro avete 4 arcani maggiori, vedo adesso, su 6 carte, quindi sono abbastanza. Il movimento del periodo è piuttosto importante, ma quello che mi colpisce qui è questa ruota della fortuna. Sento che qui potreste ad un certo punto decidervi di allontanarvi proprio per pensare a voi stessi, come se qui c'è un qualche tipo di questione intorno a voi che vi costringe, che vi vincola, che vi soffoca anche un po', mi verrebbe da dire. E quindi è il caso di iniziare a fare qualcosa, di dare. Qui avete due assi, è come se ci fosse un nuovo inizio, il bisogno di un taglio. Qui abbiamo un 10, qui abbiamo un altro 10. Andiamo avanti, andiamo a vedere la forza. 8 di pentacoli. Guardate, ho la sensazione che qualcuno, che sia per qualcuno una questione piuttosto lavorativa, e diciamo l'energia predominante del periodo, ehm, e per qualcuno potrebbe essere il lasciare effettivamente un'azienda, trovando il coraggio per diventare autonomi, per allontanarsi. Vi dico, qui ho come la sensazione che potreste conoscere qualcuno o ricevere qualche tipo di offerta che vi dà momentaneamente la possibilità o di spostarvi o di vedere le cose da un altro punto di vista o di, diciamo, dare un'altra direzione a quello che potrebbe essere il vostro momento di vita. Andiamo a vedere la giustizia. Regina di bastoni. E regina di spade. Due regine. Tanta energia femminile. È interessante perché? Perché partiamo da un asso di bastoni e arriviamo alla regina di bastoni, qui abbiamo un asso di spade e arriviamo alla regina di spade. È come inizio e mi trasformo in questo. Dico la mia verità, do un taglio, faccio un'azione di tipo concreto per allontanarmi da questa situazione, trovo il coraggio di diventare indipendente, che sia a livello lavorativo piuttosto che a livello caratteriale, non importa. Il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza. Chiaro, bisogna sacrificare qualcosa, anzi andiamo a vedere questo 3 di spade. Però ragazzi, finire con la giustizia e queste due regine ho come la sensazione che prenderete in mano la situazione, più che tutto la vostra vita, ho come quest'idea. Allora, il 3 di spade parla, scusate, è spiegato da un 8 di bastoni e un 6 di coppe. Ci potrebbe essere qualche relazione all'interno di questa situazione che sento pressoché lavorativa, ma ripeto, non risuonerà per tutti, adattatelo alla vostra realtà, però come se ci fosse un qualche cosa che si trascina da tempo e che sì, è ora di tagliare effettivamente. Sento che molti questa decisione, questo pensiero lo stanno meditando da mesi e probabilmente quest'autunno avrete la forza, avrete il coraggio di intraprendere questa decisione, questo cambio.
Allora, devo dire che la giustizia a fine lettura, ragazzi, davvero mi fa ben sperare in un riequilibrio della situazione, in una regolarizzazione della situazione, ok? E se per caso queste due regine rappresentassero due figure dove una magari siete voi e l'altra può essere un collaboratore piuttosto che il partner, la parte adesso lì, ripeto, dipende dal tipo di situazione che ognuno di voi ha, però alla fine, dopo tutto questo sforzo, si arriva alla giustizia, si arriva a quello che è una linearità, un riequilibrio, nuove regole da dare alla relazione. Se fossero due persone, è un equilibrio tra queste due persone. Allora, andiamo a vedere caso per caso. Parliamo di amore. Allora, a parte che sento che sarà un periodo dove acquisirete amor proprio, dove acquisirete valore in voi stessi, avete due volte la carta della forza, quindi qui è un po' come appunto il prendere coraggio in questo periodo, di affrontare certi temi che magari fino ad adesso vi hanno fatto sentire così come questo diavolo, costretti, e invece adesso, boh, basta, cioè nel senso la pazienza è un limite per tutti. E vi sento un po' così in questo periodo. Allora, per quello che riguarda l'amore, se siete single, devo dire che qui ci sarà come se non avete proprio nessuno, potrebbe entrare una persona. Potreste conoscerla durante questo spostamento di cui vi parlavo prima. Però ragazzi, ho come la sensazione che non sia ancora il momento giusto per voi, perché dovete ancora purgare questo diavolo. È come se non fosse ancora il momento giusto per voi per infilarvi in qualche cosa di nuovo. Date delle regole a questa relazione, se fosse, a questa conoscenza, se giustamente non fosse ancora una relazione. Se siete single e avete qualcuno in testa, fate attenzione alle false promesse, perché qua vi dico, prima di fare qualche cambio nella vostra vita, di prendere delle decisioni, perché la forza, vi ricordo che la decisione è superata, uno dei significati è questo, comunque, cercate di guarire prima voi stessi, pensate con la vostra testa. L'otto di coppe è l'arcano minore dell'eremita, è la carta della ricerca spirituale. Quindi io qui sento che è come se ci fosse un ok, cosa vuole il mio spirito? Se qui in questa azienda, in questa situazione, in questa famiglia non sto bene e è già un po' che maturo questo cambio, è vero che durante il percorso potrei incontrare qualcuno che mi alleggerisce il passaggio o che potrebbe essere anche una distrazione dal mio cambio. È come se le carte vi dicessero: prima focalizzatevi su di voi, cambiate le vostre dinamiche di comportamento, perché comunque con la ruota della fortuna si può anche parlare di qualche cambio karmico, ok? E una volta che vi strutturate, che trovate la vostra indipendenza, vedrete che riuscirete a trovare un equilibrio con gli altri, perché sarete in grado di dettare voi le regole della situazione o della relazione. Sento che molte persone non hanno nessuna intenzione di rimanere amanti o di fare gli amanti o le amanti. E quindi questo sarà un po' il tema dell'autunno, cioè del tipo non mi sta bene questa situazione, come si può fare? Se siete in coppia. Allora, se siete in coppia sento che c'è come un tema un po' spinoso da dover affrontare ed è diventato, cioè è il momento insomma di affrontare questo tema. Mm. Ehm, allora, se per caso siete in coppia e avete una terza persona, voi sento che molti lasceranno perdere questa terza persona. Se la terza persona ce l'ha il o la vostra partner, sento che qui è come se mm, vi facesse domande del tipo: ma sono sicura, sicuro di voler perdonare questa persona e soprattutto di potermi fidare di nuovo di questa persona? Ed è come se avessi bisogno non vedo un vero e proprio distacco, però sì come un momento di riflessione. Ehm,
Vi dico, se invece siete in coppia e va tutto bene, cioè nel senso siete una coppia consolidata, devo dire che potrebbero nascere dei nuovi accordi, ci potrebbe essere aria di proposta, mm? Se non è la proposta ufficiale, potrebbe essere la proposta di fare un qualche cosa insieme, di progettare un qualche cosa insieme, anche di comprare un qualche cosa insieme. Se invece siete in una relazione più o meno nì, che non si capisce bene se è sì o se è no, eh, mm, non lo so, come l'idea che direte le vostre, direte quello che pensate all'altra persona. Dall'altra parte ci sarà come un lieve tentativo di appianare le cose, ma sento che questa volta non sarete così morbidi. È come se foste arrivati al limite e aveste bisogno di dire: ok, io merito di meglio, io merito più spazio, merito qualcuno che abbia voglia di sostenermi, abbia voglia di abbracciarmi, abbia voglia di crescere con me. Devo dire che tutto sommato, qualsiasi sia la vostra situazione relazionale, terminiamo sempre con una giustizia. Quindi le cose arriveranno ad essere in equilibrio. E tenete presente che la carta della giustizia parla anche di legge di compensazione. Quindi se tanto vi è stato tolto, tanto vi verrà dato. Mm? Ci deve essere questa guarigione, questo cambio, questa ricerca, diciamo questo viaggio verso la spiritualità, che vuol dire chiedersi molto onestamente: la mia anima è contenta in questa situazione, in questa relazione? Posso sperare di avere di più? Merito di più? Va bene, comunque cambio interessante. Andiamo a vedere il lavoro. Eh, allora ragazzi, io ho la sensazione che sul lavoro non andrà male, adesso farò le varie casistiche, però in linea generale può solo migliorare. Mm. Allora, se per caso siete senza lavoro, vi dico che ragazzi, tra la ruota della fortuna, la giustizia e abbiamo anche questi due assi, tra l'altro, e la forza, qui c'è aria di lavoro. Potrebbero anche essere due lavori, magari due part-time per dire, però alla fine ne uscirete con un contratto, e di solito quando c'è la giustizia sono contratti nel lungo periodo, quindi annuali e non mensili, per capirci. Adesso io non lo so come funzioni, se sia 3 mesi più 6 mesi o 6 più 6, adesso penso che dipenda dalla categoria. Comunque, diciamo che c'è un buon terreno perché troviate un lavoro fisso. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora qui ci potrebbe essere, ragazzi, soprattutto se siete di quelle persone dove si sentono un po' costrette lì dove sono, magari siete persone a cui piace l'aria aperta e siete in un lavoro dove siete chiusi in una scatola tutto il giorno, può essere un buon periodo quello dell'autunno per esporre il vostro mm, problema, no, minimizziamo, disagio. Mm? E vi dico che potreste anche ricevere delle offerte interessanti per poter cambiare tipo di lavoro nella stessa azienda. Potreste iniziare a viaggiare, magari potrebbero proporvi di fare assistenza ai clienti piuttosto che, non lo so, diventare commerciale. Ehm, è come se iniziaste a lavorare sul campo invece che in ufficio, per capirci. Per molti si tratta proprio di un lavoro all'aria aperta, un qualche cosa che cambia, magari c'è questo viaggiare, questo andare dai clienti, questo controllare, non lo so, magari i supermercati. Se lavorate con le catene di supermercati,
Potreste essere le spie in borghese, non so come si chiamano in gergo tecnico, però sapete quelli che sono vestiti normalmente, vanno nei supermercati della loro azienda a vedere se sono tenuti bene, se i prodotti sono esposti bene, quelle cose lì, in incognito. Se siete autonomi ragazzi, io qui sento che siete in una situazione che non è proprio malvagia, ma non è neanche florida. Qui c'è come il bisogno di rompere con certi schemi del passato, rompere con certe alleanze del passato. Soprattutto, ragazzi, questo lo dico ed è un messaggio che risuonerà per pochi, se avete una sorta di fedeltà familiare nel lavoro. Cioè, che cosa vuol dire? Se state facendo il lavoro che state facendo o state rivestendo il ruolo che state rivestendo perché un familiare se lo aspetta o se lo aspettava, perché era il sogno di qualche familiare che adesso non c'è più e voi lo state portando avanti. Questo tipo di fedeltà intendo, oppure non lo so, magari lavorate in un'azienda familiare da 10 anni, siete stufi, non vi trovate bene con il datore di lavoro o i colleghi, non lo so, e nonostante sia un'azienda magari di 4-5 persone, quindi piccolo, dove siete cresciuti insieme, vi siete anche affezionati perché vi conoscete personalmente, magari vi raccontate anche le vostre storie, nonostante questo, se il posto di lavoro diciamo non è dei migliori, è meglio lasciare, ma ci può essere qualche difficoltà perché appunto c'è stata una sorta di crescita insieme. Però vi dico, anche qui, qualsiasi sia la vostra scelta, perché vi dico, in realtà vedo come un cambio di destino, un cambio di dinamica, più che un taglio della situazione, però essendoci la giustizia, vengono a galla certe cose ed è come un ok, troviamo un equilibrio, tu ti occupi di questo, io mi occupo di quell'altro. O non lo so, è come se ci fosse una nuova regola, un nuovo tipo di equilibrio a livello lavorativo, sia con i colleghi, sia se siete autonomi e avete dei collaboratori. Comunque vedo espansione per il lavoro in ogni caso. E tenete presente che con questa ruota della fortuna potrebbero arrivare premi, potrebbero, adesso giustamente in autunno siamo vicini al Natale, ai premi produzione, quindi potrebbe anche essere quello. Potrebbe essere semplicemente un boom di lavoro impressionante, per cui insomma tenetevi pronti. Mm? Staccatevi solo, è come se aveste bisogno di diventare più indipendenti, di ragionare di più con la vostra testa. Anche qua abbiamo un 6 di spade. Il 6 di spade dice di allontanarsi dalle credenze del passato. Se per esempio una cosa ha funzionato sempre così ed è sempre andata bene, adesso non funziona più, è il caso di cambiarla. Per quello che riguarda il denaro, ragazzi, devo dire che non andrà male, anche perché continua a cadermi l'occhio su questa ruota della fortuna e sul 10 di pentacoli, quindi sento premi, potrebbe essere anche una liquidazione se decidete di passare da dipendenti ad autonomi e a realizzare un certo tipo di progetto. Potrebbero esserci delle vincite al gioco o anche semplicemente delle opportunità inaspettate che arrivano, propizie, prospere comunque. Vi dico, la lettura finisce con la giustizia, quindi qui si parla di contratti. Durante il mese è facile che qualcuno firmi un contratto. Ora, che sia per il lavoro, che sia per la casa, che sia per X cosa, per comprare la macchina, per dire, si parla di contratti. Per quello che riguarda i progetti, se per caso avete dei progetti in atto, sento che sono ancora un po' troppo freschi, voi avete ancora bisogno un attimino di riaggiustarvi, ma anche qui ci potrebbero essere contratti in vista, nuove proposte, scambi, decisioni da prendere, mi viene da dire. Perché anche qui avete il carro ed è come, ok, che direzione do a questa cosa? Che decisione prendo inerente a? Bene ragazzi, andiamo a vedere Osho, che cosa vi consiglia? Abbiamo la torre,
che qui viene chiamato il fulmine. C'è da rompere con questi schemi di comportamento, con le credenze limitanti e con questo diavolo. Il diavolo è legato all'ego anche, alla mente, a quelli che sono gli obiettivi che crediamo, le credenze limitanti, gli obiettivi che noi crediamo essere importanti per essere riconosciuti dalla società. Invece poi a un certo punto vi renderete conto che non sono quelle cose importanti. Ed è qui che c'è il cambio e il coraggio di diventare più indipendenti, di pensare con la propria testa, di fare per conto proprio. Interessante. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor per concludere la lettura. C'è un tempo per ogni cosa. Le cose iniziano e poi finiscono. Puoi cercare di impedire che avvengano i mutamenti perché ti senti al sicuro e al riparo lì dove sei. E preferiresti rimanere entro i confini di ciò che conosci, piuttosto che muovere un passo nell'ignoto. Ma entro quei confini soffocherai e morirai. Quindi cambia e continua a cambiare. Io sono con te, sempre. Confini, zona di comfort, ma anche zona di oppressione, rottura degli schemi, coraggio di andare avanti, un nuovo equilibrio. Guardate ragazzi, è un periodo molto evolutivo per voi. Fatemelo comunque sapere nei commenti, sarebbe interessante che riascoltaste la lettura verso novembre per vedere se effettivamente vi risuona, soprattutto se siete della seconda e terza decade. Fatemi sapere appunto nei commenti come vi risuona e se vi ha dato degli spunti interessanti di riflessione. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro. Se poi invece volete andare a vostro ritmo potete anche abbonarvi al canale. Lì sono temi di metafisica, temi di spiritualità, temi di esoterismo, parlo di diverse cose trattando corpo, mente e spirito, quindi è un lavoro che viene fatto in modo olistico, in modo completo. Comunque i titoli dei video sono pubblici, se volete rendervi conto insomma dei temi che vado via via trattando potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!